State attenti perché sono tutti pezzi di plastica e potrebbero rompersi facilmente, come è appena successo. Il problema che mi fa è questo, praticamente schiaccio, ma l'acqua invece di uscire da qua mi esce tutta da dietro. Adesso vi faccio vedere. Ecco, vedete come esce da dietro? Praticamente si riempie la vaschetta. Il caffè non ne fa quando succede così, il problema è la guarnizione. Adesso vi faccio vedere come si smonta e sostituire la guarnizione. Allora si inizia da qua sotto togliendogli questo. State attenti perché sono tutti pezzi di plastica e potrebbero rompersi facilmente, come è appena successo. Ok, questo pezzo l'ho staccato. Bisogna estrarre il portacapsule, lo si tira verso l'esterno per farlo sganciare e poi si tira verso il basso. Ok, pezzo sganciato. È il momento di svitare le due viti a Torx. La mettiamo così in orizzontale, deve essere per forza in questa posizione, altrimenti dopo non riusciamo a togliere quella carcassa qua, sia di qua che di qua, sono due pezzi. Una. Questo si estrae così e queste devono essere per forza girate così. Se non sono girate giuste, reinseriamo questo che ha la sua sede perfetta e lo sistemiamo. Ok, adesso è il momento di aprire e togliere quella carcassa qua. Pian piano facciamo leva, andiamo a aprirla tutta. Ok, la prima parte tolta, c'è la stessa cosa anche di là. Anche la seconda volta. Adesso dalla parte del cavo, prima togliamo il fermacavo, sempre col cacciavite. Ok. Adesso andremo a dividerla. Ok, facciamo leva da qua sotto. Ok, mi si è sganciato. Continuiamo a far leva qua. Perfetto, si è sganciato anche questo. Non resta che togliere anche la parte dietro. Facendo leva qua, deve venire un po' più facilmente. Ok. Estraiamo anche questo dall'acqua. Adesso rimuoviamo il copribeccuccio, stando attenti perché questi sono molto fragili. Perfetto, ha ceduto finalmente. Anche questo tolto. Adesso rimuovo anche il beccuccio bianco, e qui molto probabilmente ci sarà dentro dello sporco. Tutte le incrostazioni in anni e anni di caffè. E qua bisogna premere verso il basso per poter rimuovere anche questa, che era qui. Stessa identica cosa la facciamo anche di qua, si schiaccia e si toglie. Perfetto. Questo lo teniamo qua, così mi ricordo. Adesso si può togliere anche quel pezzo qua. E già che ci siamo, si può dargli una pulita perché fa abbastanza schifo.
Ora bisogna togliere anche questo pezzo e la guarnizione si troverà proprio lì, sempre con il nostro cacciavite. C'è una molla qua dentro, la guarnizione che dobbiamo sostituire aveva sede qua, che però adesso è finita qui dentro. Ci sono due molle, una piccola e una grande. Guarnizione acquistata, ne ho comprate 10 perché la confezione era quella. Sono del 32 e non resta che rimontare il tutto. La guarnizione va in questo posto qua. Dunque la andiamo a mettere. Si estrae la molla grande, la molla piccola e il suo pistoncino. Questa la si avvita su, esatto, così resta agganciata. Molla grande e via che si può far pressione per andare a chiudere. Ok, quando si sente quel rumore qua vuol dire che le due alette qua sono agganciate. Adesso il pezzo che ho pulito lo vado a rimontare. Perfetto. Poi rifaccio pressione e inserisco quel perno qua. Stessa cosa anche di là. Ok, adesso rimonto questo pezzo che è stato pulito. Esatto, deve entrare qua e poi si andrà a agganciare nei suoi appositi ganci. Ok, ci siamo, rifacciamo il test, la chiudo, non c'ho dentro la capsula, provo solo con l'acqua e via. Ecco, come potete vedere adesso esce tutta dal suo beccuccio e non esce più da dietro, missione compiuta.